Ebbene sì, alla fine ci ho provato. Sono andato da un terapista. Per noi italiani sembra veramente qualcosa di incredibile. Oddio, sei malato, c'è qualcosa che non va. Allora, in realtà, in America, in altri paesi è una cosa completamente normale. Siamo noi che la salute mentale per noi italiani è qualcosa che è un tabù. E voi mi dite, sì Marco, ma tu parli di crescita, crescita personale, crescita interiore. Perché sei andato dallo psicologo? Cioè, scusa. Allora, innanzitutto anche gli psicologi vanno dallo psicologo, quindi non c'è niente di sbagliato. Seconda cosa, non ci vai solo se hai dei problemi. Terza cosa, è un esperimento, quindi semplicemente volevo fare un esperimento. Siccome nella vita mi piace provare tutto per arrivare alla versione migliore di me, e questa è una cosa che ho visto tanta gente che mi ha, no a me in generale, ma ho visto tanta gente che ci è andata, che lo consiglia, dicono tutti che è un'esperienza molto positiva e in più mi può far sempre comodo. È vero, nello yoga, nella spiritualità, nel momento in cui prendi un po' di distacco con la meditazione, con la pratica, tra mente e corpo, tra le tue accumulazioni, è come se risolvessi il problema alla radice. Quindi la tua mente, quello che ti dà problemi, quello che ti dà sofferenza, è come se in un colpo solo la lasciassi andare o non gli dessi più il peso che ha. E quindi risolvi un po' tutti i problemi perché alla fine sono mentali, quindi arrivano dalla mente. Se smetti di... cioè, se inizi a vedere la mente un po' da lontano, risolvi il problema. Vero, ma allo stesso tempo, dato che con la mia mente ci devo comunque convivere ed è uno strumento potentissimo, vorrei affilarla ancora di più. Quindi capire quello che è successo nel mio passato, capire cose che magari una persona esterna mi può far vedere, perché no? E mi ricordo quando ero andato in questo evento in cui c'era un imprenditore che aveva qualche anno in più di me, aveva già aperto una catena di fast food molto di successo, ha proprio raccontato che se non fosse stato per la sua terapeuta, la sua psicologa, lui probabilmente non l'avrebbe fatto, quindi l'ha aiutato molto e l'ha consigliato a tutti e questa cosa mi ha un po' motivato a farlo. E vi devo dire ragazzi che non è male come esperienza, perché? Perché è come se ci fosse qualcuno che non ti conosce, quindi che non ha, cioè non vede te con un filtro, semplicemente vede il te di adesso, quindi tutto quello che è passato lo vede tutto in un unico momento, quindi è utile, quindi non ti giudica, ti ascolta e fidatevi che questa cosa è molto importante. Io passo molto tempo da solo, quindi anche l'idea di poter, diciamo, condividere qualcosa con qualcuno mi affascinava, almeno poterlo provare, ma il punto è che ti accorgi nel momento in cui sono andato la prima volta, ti accorgi che non c'è mai stato qualcuno nella tua vita che veramente ti ha ascoltato così. Poca gente veramente ascolta, tanti vogliono dirla loro, parlano eccetera, ma lì c'è proprio una persona che è pagata o comunque è lì per te. Quindi non ti senti in colpa a parlare troppo, non ti senti in colpa ad aggiungere cose che non dovresti aggiungere, non ti senti in colpa in niente, quindi è molto piacevole come cosa perché puoi parlare senza freni, senza sentirti a disagio. E anche solo il fatto che ti ascolta ti può aiutare perché parlare e poi magari lui ti fa delle domande o ti dà la sua opinione oggettiva, poi ovviamente è anche un'opinione importante perché è qualcuno che ha studiato i pattern mentali, ma anche solo se ti ascoltasse e ti facesse qualche domanda, è un po' quasi un esercizio di journaling empatico, pazzesco, perché vai proprio a fare dei ragionamenti che da solo fai fatica a fare, perché nel momento in cui parli, esponi, a un certo punto cioè, noti dei pattern di te stesso che prima non notavi. Sto capendo molte cose di me, sto capendo che tutti quelli che io pensavo fossero dei pattern, delle cose bloccate, in realtà arrivano tutti più o meno dallo stesso problema, arrivano tutti da un desiderio di espormi, che è partito da traumi o comunque no traumi, però ovviamente ognuno ha il proprio condizionamento del passato, quindi a me il nuoto, il fatto che sono stato da solo per tanto tempo, mi ha fatto vivere certi tipi di meccanismi che poi ho implementato nel futuro, poi quando ho iniziato il mio percorso di crescita mi sono alzato delle difese psichiche funzionali al fatto che non riesco ad avere magari relazioni troppo profonde o altre cose proprio perché non riesco ad avere dei momenti in cui mi lascio andare tanto perché ho paura proprio di lasciarmi andare perché voglio arrivare ai miei obiettivi, quindi sono difese psichiche. Oppure ho capito l'indecisione del lavoro tra scegliere contenuti in inglese o in italiano, il mio rapporto con i partner, il mio rapporto con la famiglia, capire queste due parti di me, una che vuole arrivare alla versione migliore di sé e quindi è tanto rigida, una che invece vuole imparare a lasciarsi andare perché vuole vivere bene ora e capire che in realtà la via di mezzo, quello che in yoga si chiama karma yoga, imparare a star bene e poi da lì agire, quindi essere un po' più consapevole, un po' staccato da questa cosa, l'imparare a essere presente alla fine è la soluzione e che tanti dei miei problemi sono proprio dati dal non sapersi lasciare andare, scoprire tante cose che non avevo mai collegato. Io faccio tanti ragionamenti su me stesso, faccio tanto journaling, tanta meditazione, ho lavorato tanto su me stesso e anche lui me l'ha detto, mi ha detto anche mi ha detto proprio che anche i miei ragionamenti si vede che ho lavorato, si vede che sono profondi, intelligenti, ma comunque con l'aiuto di qualcuno c'è sempre qualcosa che si può
imparare, quindi io lo consiglio, non consiglio di dipenderci, consiglio comunque come qualsiasi cosa, come Sadhguru, come Wim Hof, come io ho la mentalità da dire mi tengo aperto a imparare da tutti, però allo stesso tempo scelgo da solo, quindi prendo queste informazioni ed è quello che consiglio a tutti e poi scegliete da soli, quindi fate le vostre scelte in base a quello che sentite voi. Va bene sgrovigliare questa cosa nella tua testa per capirla un po' di più, ma poi essere responsabili della propria vita, non diventarne dipendenti e scegliere da soli. I passi bisogna farli da soli, bisogna imparare a essere indipendenti e stare bene indipendentemente da quello che succede, quindi lavorare veramente su se stessi per arrivare a star bene per poi fare cose. Va bene cercare di capire la mente, ma bisogna sempre vederla per quello che è, quindi non entrare nel proprio dramma mentale, dramma psicologico, ma uscirne un po', prendere un po' di spazio anche grazie alle pratiche meditative o spirituali o altre cose e vederlo per quello che è, quindi non esagerare tramite il tuo filtro mentale, ma essere un po' più esistenziali, vedere le cose come stanno, imparare a essere presenti e star bene indipendentemente da tutto quello che accade fuori e anche dalla terapia, invece che cambiare il mondo esterno, cambiare te e come rispondi al mondo. Per quello servono le pratiche come il journaling, la meditazione e la gratitudine, eccetera, quello di cui parlo sempre. Ovvio che se avete magari qualche problema, qualcosa che è successo, volete parlarne con qualcuno, sicuramente vi può aiutare. Comunque fate una visita gratuita, ovviamente se avete anche problemi di salute mentale, ricordatevi ragazzi che non è una cosa su cui scherzare, o se qualcuno che conoscete vicino a voi ha qualcosa, consigliatelo o non giudicatelo se vuole provare a fare una visita o qualcosa del genere, ma indipendentemente da tutto le pratiche, comunque il lavoro da fare da soli, anche quello è molto importante, anzi essenziale, perché poi i passi dovete comunque fare da soli, il percorso è interiore, ricordarsi di essere mortali, tornare quindi uscire dal dramma dal dramma psicologico e tornare nella vita vera esistenziale qui attorno, prima star bene, da lì agire e poi da lì le cose arrivano. Ed ecco qua ragazzi, sto investendo molto in me stesso e questa era una delle cose che volevo provare. Sto investendo nei social media, sto investendo nella mia immagine, la nuova videocamera, ho comprato una nuova Sony, avevo una Sony Alpha 6400, ho comprato una Sony Alpha 7 IV, quindi A7 IV, volevo fare un upgrade con anche una lente Tamron 28-75 mm f2.8 per i nerd come me, però semplicemente ho detto vabbè, alla fine il mio lavoro è comunque registrare video, fare contenuti, aiutare le persone, quindi tanto vale investire in qualcosa che mi può aiutare a farlo meglio e quindi non vedo l'ora di fare nuovi contenuti. Ho investito anche in me stesso dal punto di vista fisico, sto continuando con la box, sto continuando con la nutrizionista, sto continuando con la palestra, ho un personal trainer che adesso mi segue, nuovi vestiti, tante novità anche con i social. Una delle cose che grazie anche al percorso psicologico che sto facendo ho finalmente trovato un po' un equilibrio tra quello che voglio fare, quindi mi sono proprio accorto l'altro giorno che con i social io ho sempre avuto indecisione cosa fare con inglese o italiano e ho capito che alla fine l'inglese, che è la lingua con cui ero partito sui social media, il problema dei miei social è appunto che ero partito in inglese, poi cambiato in italiano, soprattutto per lavoro, perché comunque è il modo in cui guadagno collaborando con le aziende. Il problema è che, ok, buoni profumi, belle le cose su cui guadagno, però voglio veramente fare quello nella vita. L'altro giorno meditavo e dicevo, mi piacciono i profumi, ma è stato un piccolo step nel mio percorso di crescita esteriore e non voglio fare quello per tutta la vita. E la vita è tanto breve, alla fine moriamo tutti e prima o poi purtroppo c'è poco tempo. Non voglio perdere tempo, energie nel fare qualcosa di cui poi non sono soddisfatto. Se domani dovesse succedermi qualcosa, speriamo di no, ma voglio essere soddisfatto di quello che faccio e voglio impattare le persone in modo diverso, quindi lascio fare quella cosa ad altre persone, anche se non ci guadagnerò per un po', ma continuerò a fare qualcosa anche sui profumi, anche contenuti così, però un po' più come piacciono a me, in italiano, e aprirò probabilmente canali in inglese. Ho anche già aperto un canale in inglese che si chiama Inner Journey, se volete dargli un'occhiata, in cui proprio parlo di crescita interiore, do dei miei insights, ve lo lascio in descrizione. Quindi ero indeciso cosa fare, se continuare con questi in inglese o in italiano, se fare questo in inglese, continuare con i miei social in italiano e poi aprire in inglese, che è quello che faccio, oppure se continuare con questi in inglese, ripartire in inglese e fare dei nuovi in italiano. Insomma, varie cose che alla fine mi hanno aiutato anche a scegliere. E basta, tra poco c'è Alexansa, ci sono tanti eventi, c'è il Giappone, il 19 parto per il Giappone, quindi ragazzi è un periodo di cambiamento, è un periodo di investimenti per me e spero che anche voi stiate dando il massimo. Sto leggendo un libro che si chiama Can't Hurt Me di David Goggins, mi sta aiutando molto a anche spingermi dal punto di vista fisico, arrivare alla versione migliore di me. Una cosa che mi è piaciuta molto, che ho letto recentemente, che mi sta aiutando molto, è quella che il potenziale umano è tanto e che nel momento in cui arrivi a essere distrutto, io mi ricordo anche dal nuoto adesso durante gli allenamenti di box, quando arrivi che la tua mente ti dice basta, fermati, hai dato tutto,
in realtà sei al 40% di quello che potresti dare. E questa cosa è applicabile un po' a tutto, quindi questa cosa mi sta aiutando e magari spero che possa aiutare anche voi. Ho fatto comunque un video con i libri che consiglio che mi hanno cambiato recentemente, se volete dargli un'occhiata è qui, il video è qui, e grazie a tutti ragazzi, iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!